iniziare lo streaming, sta per iniziare, quindi non mi sono potuto la foto all'inizio perché correggo il titolo del video. Andiamo bene, è già una segnale di quello che vi volevo dire. Tanto ha scelto la copertina del YouTube, ha scelto da solo la copertina del canale, però è una segnale che intanto vengo tagliato, è una segnale di quanto vi volevo trasmettere, quindi mi sembra molto rivelatore questo qua. Vediamo, scusatemi se dal cellulare non ho potuto la tastiera nel video, perché allora mettiamo gli hashtag in annuncio, chiusura, social network, Google Plus, toccherà Android. Yes. Mettiamo gli hashtag e i tag. Molti di noi ci hanno dedicato anni, quindi perdonate questo disagio, ma ne stiamo sentendo delle belle. Ecco, dicevo, poi impostazioni, notizie, politica, chiaramente. Vediamo un po'. Mi chiedo scusa di tutte queste disturbo di stare un po' a programmare il video, ma è così. Sto quasi a 900 video nel mio canale. Ecco qua, e ci dedichiamo subito. Ecco qua. Allora, sto anche col computer, quindi apro questi qua. Allora, dicevo, purtroppo ho dovuto voi saltate il video, no? Voi che mi seguite, o voi che mi seguite. Allora inizio da zero perché il mio cellulare mi ha creato dei problemi. Care amiche ed amici,
eccomi di nuovo a ritrattare lo stesso argomento. Lo so che nel video di ieri che ho fatto fuori casa vi ho detto che se non ricevevo sufficienti commentari trattavo di un altro argomento, ma visto che ho avuto dei miei problemi col cellulare android che non usavo da più di una settimana, allora mi è venuto in mente una cosa. Un momento, occhio gente, che stanno chiudendo Google Plus, che fa parte del gruppo Google, e voi mi direte bella scoperta, già lo sapevamo, ma una cosa è che del gruppo Google fanno parte anche questo YouTube col quale mi sto filmando e che mi ha dato dal cellulare dei problemi. Per esempio non ha caricato l'anteprima. Non è che adesso si scopre che anche l'applicazione di YouTube di Android ha dei problemi, ha dei bug, e non è che si scopre che tutte le applicazioni del gruppo Google hanno dei bugs, perché adesso invece di dire che loro cedevano a terze parti i dati, loro dicono che hanno dei bugs perché ditte terziarizzate. eh, Ciao The Golden Eagle, e grazie per avermi dedicato un video. Come stai? Adesso loro hanno la scusa che in fondo loro non vendono dati, ma sono le ditte terziarizzate che abusano della loro fiducia. Allora io mi sono chiesto, hanno iniziato con Google Plus, perché voi sapete che Google ha iniziato in realtà con AdSense, si sono appropriati di Google Platini, di no, di Chrome Platinum o Platinium, e qua lo posso cercare nel Google is now a platinum member of the Linux Foundation, perché c'è Google Platinum. Vediamo Platinum solo. No vabbè, c'è Google Chrome è stato sviluppato, è scritto in C++, JavaScript, Java e Python, basato sul motore di rendering Blink, a partire dalla versione 28. Precedentemente sfruttava WebKit, basato sul browser Chromium. Esatto, io Platinum, no, non c'entra niente, scusate l'errore, molti mi riprenderanno nel video anteriore. Chromium è un browser libero da cui deriva Google Chrome, quindi i browser condividono la maggior parte dei cookie e di funzionalità, anche se ci sono, ecco, cercate in Wikipedia, cercate in Wikipedia questo, che loro, quelli di Google, hanno trasformato Chromium, lo hanno trasformato in Google Chrome. Ciao Samantha, parlaci dei tuoi anelli, lo farò in un altro video. Adesso voglio dire, visto che il gruppo Google ha iniziato in realtà con AdSense, un'enorme banca dati, e tutti dicevano che Google non avrebbe decollato, ma poi hanno ricavato da Chromium Google Chrome, e quindi hanno iniziato a vendere
con AdSense il posizionamento degli annunci nel web. E poi te lo prometto Samantha, in un prossimo video parlerò dei miei anelli. E poi hanno aggiunto pezzo a pezzo, prima si sono comprati, non so se nel 2006, YouTube, che funzionava in un altro modo, era più social network, e poi gli hanno aggiunto nel 2011 Google Plus, e poi hanno creato proprio un universo Google. Adesso iniziano a spegnere cose, perché ci sarebbe stato un bug, un errore di programmazione in Google Plus, e per evitare lo scandalo l'hanno taciuto. Ma adesso che lo scandalo è venuto alla luce, che si sa qualcuno lo ha filtrato, corrono ai ripari chiudendo direttamente Google Plus. Io che ci ho dedicato una vita, come molti di voi, caricando foto che magari non recupererò più, perché magari non avevano una importanza così trascendente come per scaricarle nel computer, ma mi piaceva condividerle con tutte e tutti voi. Adesso come molti che magari ci lavoravano, io per esempio, per reclamizzare i miei video di YouTube, ho aperto 4 o 5 pagine di Google Plus e un gruppo, e ho partecipavo ogni giorno, caricavo video in Google Plus nelle mie pagine. Tutto quello andrà perso, e sono arrivato alla conclusione, visto che anche ho avuto dei problemi con il cellulare e oggi non mi ha caricato l'anteprima. Se voi vedrete l'anteprima di questo video non sarà una delle mie solite facce, ma sarà la locandina del canale, diciamo. Vediamo un po'. Sì, io che sto leggendo un libro, che lo sto segnalando con un dito. Questo significa che magari ha un bugs anche non solo l'applicazione per Android o iPhone o Windows di YouTube, ma addirittura YouTube come piattaforma, chissà. E poi un'altra cosa, soprattutto, come dice qua, annuncio chiusura del social network Google Plus. A quando toccherà ad Android? Perché in molti stanno segnalando, soprattutto nelle ultime versioni, io non ce l'ho, non vi dico qual è la mia versione, perché altrimenti magari mi, mi fanno l'hackeraggio del cellulare, ma in molti hanno segnalato che ci sono dei bugs nell'ultimo Android, che non so se è Orion o Nugaton, MNO, deve uscire la P. Oh, un momento.
scusatemi, scusatemi tanto, ma come si voleva dimostrare, come si voleva dimostrare, era un mio amico. Sì, ci sono, scusate, è il bello della diretta, perché se no avrei tagliato questa parte di video. Scusami Samantha, ma proprio un mio amico mi ha telefonato. Io avevo qua fuori dalla stanza appoggiato il telefono nella colonnina, in una colonnina che c'è, e mi chiamava, mi diceva che lui non riesce a riavviare il suo cellulare Android, che questa mattina gli funzionava. Allora annuncio chiusura del social network Google Plus. Sarà un problema strutturale, che i servers, che le memorie non gli bastano? Ma a quando toccherà ad Android? Io non voglio essere catastrofista, per carità, e so che molte e molti di voi che mi seguono soprattutto dall'Italia lo fanno dal display del cellulare. Guardate come sono stato tecnico, mamma mia, che ho detto, dal display del cellulare. Pensa un po', come, non dallo schermo, bisogna dire display, perché oggigiorno in Italia di tre parole che si dicono, due sono straniere. Vabbè, che è giusto quando sono parole tecniche: il cruscotto dal francese cruscott, l'embriage, il pignon, l'acceleratore, no, il pedale dell'acceleratore lo diciamo in italiano, ma il tabloid, ecco, il display, perché me lo stavo scordando, del cellulare. Ecco, molti mi vedono dal cellulare e allora sembrerò la Cassandra del malaugurio, che poi Cassandra mi sembra che era un uomo, in greco si dice Cassandra. Non lo so, è da molto che non studio l'Odissea, l'Iliade, l'Eneide, ma non stiamo qua questa volta a parlare di libri, perché stiamo qua a parlare di Android. Allora, quando sarà la volta che toccherà ad Android? Quando sarà la volta che magari andiamo a io ho un cellulare, il Nokia Asha 302, che ormai non riceve più supporto dalla Nokia, perché è un sistema operativo, l'S40, che è basato su JavaScript. Ve l'ho fatto vedere tante volte, adesso non ce l'ho con me, non ce l'ho nel taschino, perché l'ho lasciato insieme al maraschino. Come cantavo le rime che cantavo in un mio rap, in un mio trap, in un mio hip hop: maraschino, taschino, vabbè, ho voluto fare il cantante, ma hanno seguito 80 persone. Allora non vi farò vedere l'S40, cioè il cellulare Nokia Asha 302, perché tanto troverete molti video, non solo nei quali lo faccio vedere, ma ci sono dei tutorial su quel cellulare, quindi andateveli a guardare. Ma quel cellulare improvvisamente, che dicevano in internet, da grandi bugiardi, no, perché c'è stata una direttrice asiatica che per la finlandese, che non so di dove, la Nokia, diceva: ah, noi non toglieremo l'assistenza agli Asha, anzi porteremo il progetto degli Asha più avanti. Infatti nel 2013 erano usciti un mucchio di cellulari Asha con il sistema S40, Annabelle, eccetera, e invece dal 2015 già hanno iniziato a tagliare l'assistenza. Infatti il brownsware di Nokia non funziona più. Gli ho dovuto trovare, dopo tanto tempo e laboriosità, Opera Mini, ma naviga che è una schifezza. Allora io non vorrei che dall'oggi al domani uno accende il cellulare che ha comprato Android, perché è flessibile, è dinamico, è resistente, si caricano un mucchio di applicazioni gratuitamente, anche se ci mettono sempre più pubblicità, perché insomma hai tantissime applicazioni, e soprattutto puoi fare il live streaming come adesso. Si rinnuova il sistema operativo pure nei penultimi cellulari, nel mio no, perché è un cellulare
che è uscito nel 2014. Io l'ho comprato, mia madre me l'ha regalato per il Natale 2015 e da mo che non lo rinnovo. Però non mi sembra giusto che ogni volta bisogni rinnovare il cellulare per avere l'ultimo sistema operativo, perché se no magari le applicazioni non ti funzionano, perché ste le stanno tutte attualizzando per oreo e prima o poi non ci funzioneranno le applicazioni per il cellulare. Ma il mio dubbio viene proprio perché chiudendo una componente di Google come Google Plus arriveranno anche magari a disattivare Android. Fino adesso non ce l'hanno detto, ma noi lo sapevamo perché siamo molto intelligenti e continuiamo lo stesso imperterritamente ad utilizzare Android, o perché siamo molto sagaci, o perché siamo molto fessi, o perché è l'abitudine e ci tengono per le palle. Tanto non ho la monetizzazione, poi palle sono le come quelle che si usano per giocare a calcio. No, a calcio si gioca con le palle e loro giocano con le nostre palle perché ci tengono per le palle, perché se vogliamo avere un cellulare strafigo e che costi meno di un iPhone della Apple dobbiamo avere un Android. Allora scegliamo uno di gamma alta, che se non è la Samsung è il Motorola come il mio Moto X seconda generazione del 2014. Allora che succede? Che un giorno accenderemo il cellulare e potremo soltanto fare dei video, potremmo fare delle fotografie, lo useremo come dispositivo palmare, magari funzionerà per fare delle chiamate, ma quando accederemo alla store di Android per delle applicazioni, o quando vorremmo utilizzare le applicazioni tanto native di Android come YouTube, come già non sarà il caso di Google Plus che chiudono, non potremmo perché non funzionerà Android. Allora mi dico, arriverà il momento, anche le palle da biliardo, giusto Samantha, arriverà il momento che chiuderanno anche Android, avrà dei bugs, si arriverà a Android Z, oppure da tempo che avranno chiuso anche Android. Che faremo nel caso che chiudono Android? Niente, ci attacchiamo a sta stecca, visto che Samantha cita le palle del biliardo. No, a noi ci infilano fior di stecca. Se chiudono Android, che ci facciamo col cellulare? Chiamate telefoniche, foto, video e null'altro. Magari lo utilizzeremo come posacarte, come io devo fare con questo cellulare, che soltanto perché gli si è rotto il bottone dal 2016 credo, non lo posso più utilizzare. Ma poi un'altra cosa, che visto che ha il gingerbread Android 2.3.6, la volta che per un po' funziona, che si riaccende tutto, poi siccome il cane mi ha morso il caricabatteria, lo devo via USB caricare. Però oh, stiamo scherzando, si riaccende e a volte funziona decine di minuti. Potrei pure, mettendogli la targhetta, fare dei video, soltanto che di bassa risoluzione. Questo Samsung Galaxy Young 5360, come dice qua. Tin, 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 tin. Ecco, ma che è successo con questo sistema Android 2.3.6? che in pratica la maggior parte delle applicazioni non funziona per questo cellulare. Gli diamo swift, guardate che lo schermino. Questo è un cellulare uscito nel 2011 che mia madre mi compra per il compleanno del 26 gennaio 2013. Swift, hai visto? Ah, 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 ah.
però non mi funziona il Play Store. Poi dice che non ho solo chiamate di emergenza perché non ha la micro sim o la micro sim in questo cellulare. E niente, c'è l'applicazione, vediamo un po', configurazione, eh, ecco qua, come vedete zombie art è proprio l'immagine che salta facendo clic molte volte su eh, android 2.3.6, che molti dicevano è un messaggio occulto subliminale, diventerai come uno zombie, perché c'è gingerbread che è un biscottino di ginger qua che accompagna android, il robottino verde, in un mondo di zombie, in un mondo di zombie. Quindi dicevano i complottisti, i complottari, i complot mitomani, che tu saresti diventato non come android o come gingerbrea dal limite che è un po' mostruoso, ma saresti diventato uno zombie seguendo android che è guidato nel mondo degli zombie da gingerbread che si vede come un mostro. Quindi chi li segue diventa zombie, chi segue android. Questo naturalmente non ha nulla di razionale, perché tutti sappiamo invece che questo se tu fai clic sull'immagine appare la scritta zombie, zombie art by Jack Larson ha fatto questa zombie art. Vedete, non c'entra niente con i complotti che diventerai uno zombie. Jack Larson ha fatto questa. Allora ti dicevo, se io voglio attualizzare il sistema non lo posso fare, addirittura non mi prende il wifi, perché vabbè che ho cambiato router perché era troppo vecchio, ma non mi prende il wifi, non mi prende nulla. E adesso anche se ecco non mi funziona il bottone per resettarlo, vi volevo fare vedere che che quando funziona a volte miracolosamente il Play Store di Google non funziona, non carica più, oppure dice che se funziona le applicazioni non sono compatibili col sistema operativo. Poi se inizia a scaricare, oppure dopo un po' che funziona o che sta spento, perché io ho trovato un'applicazione per spegnere lo schermo che vi raccomando a tutte e tutti voi, per riaccendere basta mettere per fortuna c'è il tasto home, per fortuna, dico una cippa, ecco. Io vi consiglio di utilizzare questa applicazione per non schiacciare molto il bottone del cellulare, spegnimento, per screen off. Cercate nel Play Store screen off, perché in questo modo non state schiacciando troppe volte basta che schiacciate qua screen off. Io l'ho montato anche nel mio Motorola Moto X seconda generazione, perché altrimenti si rompe il bottone a forza di schiacciare molte volte. Allora Alessandro Arcangeli, ciao, metto like, live interessante sulla storia passata, grazie, grazie.
ma caro Alessandro Arcangeli, tu che ne pensi? Sta a rischio Android di chiusura oppure no? Perché come si vede nel video che vi invito a tutte e tutti di guardare, se iniziate a guardare adesso la live, come si vede nel video c'è già un precedente, cioè nel video che ho fatto ieri quando sono uscito di casa la mattina presto ho detto che Orkut è stato creato da sviluppatori terzi e poi è stato comprato da Google. Non ha funzionato bene, si è fermato a 87 milioni 90 milioni di usuari e l'hanno chiuso. Chromium è stato modificato da Google nella versione Google Chrome e poi hanno creato Google Plus. Chissà che anche Google Chrome non abbia dei difetti, chi oltre Google Plus. E quindi facciamo un po' di storia. Orkut, Orkut, vediamo un po', perché ecco qua c'è una pagina in inglese. Io sono Orkut, noi non ci conosciamo, ma io sono nato 13 anni fa come un social network. Nel 14 Google annuncia che Orkut sarebbe stato chiuso e fu un momento molto triste per tutti noi, ma Orkut è diventata una comunità di 300 milioni di persone e fu così un'avventura così bella per tutti noi. Nessuno voleva perdere, quindi abbiamo lottato insieme eccetera, e quindi si sono rifondati come Hello. Quindi tu puoi ritrovare Orkut come applicazione per cellulare in Hello. Vediamo un po', non so se sta, perché Orkut è stato chiuso nel 30 settembre 14, infatti mi ricordo, l'ho avuto per poco tempo, poi non avevo. Adesso c'è Hello, eh, vi lascio qua. E quindi Orkut è stato comprato da Google e chiuso da Google, capito? Perché non aveva interessi a portarlo avanti, dato che c'aveva Google Plus. Non so, non so se l'hanno comprato a Orkut più che altro perché volevano guadagnare dei soldi, oppure perché gli faceva concorrenza a Google Plus. Dice che ecco qua, vabbè, non vi sto a scrivere il testo perché comunque qua ci avete la pagina di Hello.
sì, sì, molti dicevano al complotto, alle cose strane, e qua vi ho fatto vedere appunto gingerbread, no? La raffigurazione, una cosa strana, però non credo che sia stata l'intenzione di spaventare la gente, no? Ehm, e quindi abbiamo che qua potete cercare tutto quello Orkut che è stato chiuso da Google Plus, quindi non è la prima volta che Google cioè è stato chiuso da Google Orkut, non è la prima volta che Google chiude una un social network perché ha rinunciato al perché rinunciato perché ha rinunciato al social network eh, perché Google non social network ha un po' di domande che no, dal 2014 magari non ve le siete fatte. Mi ero iscritto ad Orkut e nessuno, ma che cavolo devo fare? Perché ne ho l'opportunità, perché fa parte del gruppo. Allora qua troviamo, come direbbe Giorgio Bracardi, lo vuoi sapere perché Orkut ha chiuso? Tin! Lo vuoi sapere perché Orkut ha chiuso? Tin! Lo vuoi sapere perché Orkut ha chiuso? Tin! Che te frega? Ah, che te frega? Che te frega? Wikipedia completa una lista di circa 200 social network spariti nel mondo, nati fra la fine degli anni 90 e il 2012 circa. Alcuni di questi sono cresciuti nell'anonimato come KiwiBots, Eons o Listografi. Alcuni si sono sviluppati, vabbè, vogliamo. Google ci ha provato più di una volta a conquistare spazio in questo mercato ormai saturo, e nello stesso anno 2004, anno in cui Zuckerberg ha reso pubblica la sua innovazione, ha lanciato Orkut. Ah, era proprio di Google, Orkut.com. Ecco qua vedo il link di Orkut, tanto non c'è più, adesso è rimasto Hello. Infatti, come vedrete, il link non porta da nessuna parte. Una piattaforma di condivisione che permette di ristabilire il contatto con vecchi amici e mantenere buone relazioni con quelli nuovi. A volte non è così perché in Facebook le relazioni a volte non sono mai buone, quindi Orkut, ci racconta Vincenzo Cosenza, social media strategist presso Bloom Meter e autore della mappa mondiale dei social network, Vincos IT. Sin dalla sua nascita ha dovuto subito affrontare la competizione di Facebook, che in poco tempo ha conquistato il territorio americano, lasciando il progetto di Google dietro le quinte. Se nel tempo ha incontrato molti ostacoli nel diffondersi negli Stati Uniti, ha trovato un mercato fertile in Brasile, dove è cresciuto in maniera esponenziale, e in India il 50,6% degli utenti infatti è in Brasile, il 20,44 in India e negli Stati Uniti circa il 17,78%. Nonostante questi tentativi di decollo intenzionale internazionale, però Google ha annunciato che il 30 settembre Orkut lascerà il mondo del 2014 del web e verrà chiuso. Il social network è nato dalla mente di Orkut Buyukokten, ingegnere di software, che ha creato il progetto in quel 20% di tempo libero che Google offre ai vari impiegati per costruire idee staccate dalle responsabilità lavorative. Negli ultimi 10 anni YouTube, Blogger, chissà quando chiuderanno Blogger, allora, perché anche Blogger può avere dei, dei, dei blog, stavo per dire, delle deficienze di programmazione, chissà. Però
eh, sono decollati google plus, sono decollati creando una comunità da ogni parte del mondo. Dato che la crescita di queste comunità ha superato quello di Orkut, abbiamo deciso di chiuderlo già, ma adesso per un bug interno, per un bug interno chiuderanno Orkut. Magari Orkut funzionava meglio. Da lunedì l'applicazione verrà rimossa dall'app store e da google play. Coloro che hanno già scaricato l'app saranno in grado di continuare ad usarlo per ancora 3 mesi, come è successo con Vine o Vine. Da settembre infatti non sarà più possibile fare il log sul social network ed esportare le proprie foto su google plus. Il consiglio degli esperti quindi è da oggi cominciare ad archiviare i propri dati personali sulla piattaforma con il più. In questa battaglia fra i titani, la mappa mondiale dei social network costruita da Cosenza sottolinea come il vero competitore di Facebook, presente in 120 paesi su 137 analizzati, sia Qzone, nato in Cina. Qzone, hai capito? C'è stato qualcuno che mi ha chiesto Alessandro Arcangeli. Alessandro Arcangeli, ecco, come alternativa a google plus devi cercare Qzone, che è fatto in Cina. eh, Qzone, soltanto che è in cinese, è tutto in cinese, e io anche volevo accedere a un'altra piattaforma che ho qua. C'è il sito in cinese, è tutto in cinese e non è in inglese, e io avevo una specie di facebook in cinese, non so come si chiama perché ce l'ho nel cellulare, ma non mi sono iscritto perché semplicemente non sai, cioè innanzitutto dicono che ci sia molta censura in Cina e molto controllo governamentale, poi non sai se i dati li puoi cancellare o magari in che database rimangono, e poi soprattutto è tutto scritto in cinese, e io che scrivo in italiano a tradurre in cinese online non sai se si traduce bene o male, e quindi è un problema. Qua ci sono una due, c'è per iphone, ipad, android, windows phone, e poi un cellulare con scritta in cinese che sarà un sistema operativo cinese. Magari si sono clonati un sistema operativo corrente. Ah, ancora non si è rinizializzato il mio vecchio cellulare, ancora regge. Forse lo potrò riutilizzare per farmi dei video, ma filma meglio il Nokia Asha 302 con 3,2 megapixel. Questo ne ha 2 di megapixel, questa cameretta, però filma 320 x 240 e non 640 x 480 come il Nokia Asha 320, no 302, Nokia Asha 302. Scusate se prima ho detto 320, 302. Però non ci deviamo, i social network cinesi hanno più iscritti logicamente perché in Cina sono miliardi di persone, sono 1,5 miliardi, 2, però sono scritti in cinese. Qua non c'è una versione per c'è guide line compline, ma non c'è idioma. Cioè se io trovassi la maniera di tradurre la pagina, che sempre google chrome ti dice vuoi tradurre la pagina, vuoi tradurre la pagina, e tu gli dici no, e poi la volta che vuoi tradurre la pagina non ti offre nulla, perché qua vorrei sapere se si può, e uno si registra, no,
ma io voglio leggere in italiano o in inglese almeno, e invece cucù cucuzone cuzone eh, è in cinese. E poi c'è anche Sina Weibo, che è molto seguito. Sono tutti, ci sono 10 siti. Netlog, Instapaper, veramente. Netlog, chiamato precedentemente era Facebots e Bingbots, è stato un sito belga. Sono tutti chiusi e quindi non vi metto il link. Netlog, nessuna informazione disponibile per questa pagina. È stato Netlog, è stato, quindi Netlog basta. ehm, Purcle sembra che è attivo, è un servizio gratuito di microblogging che permette agli utenti di inviare piccoli post chiamati plurk della lunghezza massima di 140 caratteri. Quindi se volete plurcarvi, che non è che diventate plutocrati, capito? Qua c'è questo link plurk, andatevelo a vedere. Comunque basta mettere, ecco, Sina Weibo. È un sito di microblogging cinese, è un ibrido fra Twitter e Facebook. Sina Weibo. Ecco, io non mi sono iscritto a Sina Weibo perché non c'ha neanche lui, come molti siti cinesi, la qua c'è non c'ha la versione in italiano, in inglese, che ne so, in spagnolo. Poi plurk è un servizio gratuito che permette, ecco, l'ho detto. E poi che altro c'è? Instapaper. Instapaper c'è, ecco, che puoi mettere, leggo dopo. Instapaper. E poi qua nella pagina di Weibo, non c'è l'idioma. Io cerco, poi un'altra cosa, che ti devi scrivere con il cellulare, puoi scegliere il paese mettendo la caratteristica, però non so se c'è Italia, c'è Giappone o qualche cosa del genere. C'è Giappone, però sono tutti paesi scritti in cinese, quindi è per i cinesi all'estero, ma ci devi mettere il numero del cellulare, e allora non funziona, perché io il mio cellulare lo utilizzo come tablet, e non lo posso sostituire a Google Plus. E poi che altro dire? Vabbè, poi c'è via Deo, è una rete sociale orientata al business, proprietà orientata al business, quindi non c'è quest'altro okru o odnoklassnik, è un servizio di rete sociale russo. E quindi odnoklassnik, che divido il link, adesso vi do il link, però è in russo, quindi voglio dire, io vedo che tutti scrivono in russo, poi qualcuno in italiano, ma è come
vcontat. Io mi sono iscritto a vcontat, mi sono iscritto a vcontat. E che vogliamo fare? Tumblr, mi sono iscritto a Tumblr, però non mi si fila nessuno. C'è Baidu Tieba, printest, però non sono tutti come Google Plus. Tumblr, credo che voi lo conosciate. Io ho pubblicato un mucchio in Tumblr. eh, Tumblr, Douban. Douban in cinese, chi lo capisce. Poi mi fa: non sono un robot perché ho fatto troppe ricerche. vcontat è la maggiore rete sociale in Russia e in tutta la confederazione di stati indipendenti. Vabbè, 200 milioni, 210 milioni di iscritti. Ecco, un'alternativa a Google Plus può essere questa, che c'ha appena 200 milioni di iscritti, che è vcontat. E voi penso lo sappiate che cos'è vcontat. È un po' come la rete di prima, OK, però 200 milioni di iscritti o 210 non è lo stesso che poi Tumblr lo conoscete, ma ve lo metto lo stesso. Che alternative ci abbiamo a Douban? Douban è un sito cinese, non so se già ve l'ho messo, sto facendo casini. Douban, ecco qua. Però come sempre vai da Teiba, è un sito cinese. E quindi io testerò per voi adesso dal vivo. E poi vabbè, ce ne sono tanti, basta che cercate Tumblr, ricerche correlate, Qzone, Tumblr. Ecco, Douban, come si presenta? Si presenta, non ve lo posso fare vedere nello schermo, sto in live, non so come si fa, ma è tutto in cinese, libri in cinese, film in cinese. E poi non c'è l'opzione nero, a meno che uno non sappia parlare, scrivere in cinese, leggere in cinese, parlare in cinese e vedere quello che offre, perché veramente adesso chiudo tutto, mi sono stancato di fare sto live. Allora, Google ha ufficialmente chiuso Google Plus. L'annunciata chiusura è motivata principalmente da una falla nella sicurezza che per oltre 3 anni avrebbe esposto migliaia di utenti a potenziali attacchi e furti di dati. La sensazione generale è che però qualcosa sia andata storto da tempo con Google Plus. Ma che cosa? Breve storia di Google Plus. È nato nel 2011. All'epoca c'erano già stati diversi esperimenti, uno fra tutti Google Blue Boots, che ricordava parecchio Twitter ma che fu poi chiuso. Poi hanno chiuso appunto Orkut. Facebook e Twitter erano ormai praticamente maturi, ma MySpace era un quasi lontano ricordo e YouTube su tutto ciò che riguardava i video era padrone assoluto. In questo contesto
Google Plus era il tentativo di mettere insieme le migliori caratteristiche dei diversi social, raggiungendo immediatamente un bacino di milioni di potenziali utenti, grazie all'esposizione data da Google stesso. Una partita apparentemente facile che in termini di crescita degli utenti sembrava tutta in discesa, soprattutto per precise scelte di prodotto che ad esempio convenivano automaticamente qualunque utente di un prodotto Google, Gmail in primis, un utente Google Plus, o che vincolavano la creazione di canali YouTube, convertivano automaticamente qualunque utente di un prodotto Google. Gmail in primis, so che vincolavano la creazione di canali ed uso di un contesto connesso profilo Google Plus. Il mio cellulare Nokia Asha che è rimasto senza il supporto della Nokia, Nokia Asha 302. Da un momento a un altro Nokia non lo ha più sopportato e non sono è uscita l'attualizzazione del sistema operativo, ma io non voglio caricarla, non voglio che non sia buono per la regione, perché c'è il 15.9, è uscito il 15.15 del sistema operativo. Ma allora loro si immaginavano che automaticamente tanta automazione, poca spontaneità, con il risultato di ritrovarsi ad avere numeri di crescita straordinari, utenti attivi alle stelle. Bastava accedere ad esempio alle mail per accedere automaticamente Google Plus, ma in realtà un tasso di engagement bassissimo. Giusto per capirci, parliamo di 25 milioni di nuovi utenti solo nel primo mese, ma un social network con scarso engagement è solo un contenitore vuoto. Quindi tutti si iscrivevano a Gmail e avevano automaticamente un account YouTube e un account Google Plus. Arrivo così il primo pivoting di prodotto, focalizzarsi sul concetto di condivisione di interessi, forti anche del fatto che le funzioni, questo è un articolo molto interessante, non so se ve lo potrò leggere tutto, quindi vi lascio qua il link, perché mi si sta surriscaldando il cellulare Android. E quindi si decise di attivare le collection, ossia delle sorte di playlist di contenuti curati da utenti, di dare maggiore forza alle communities. Poi più nulla fino all'ultimo grande cambiamento, l'annuncio di interruzione del servizio degli utenti. Rimarranno attivi solo alcuni servizi business e profili brand. Il tutto offrendo un generale design e un migliore esperienza utente, resa anche dal fatto che veniva eliminata l'idea di Google Plus come social layer, secondo la stessa definizione data da Google, a cui bisogna alloggiarsi necessariamente. Cosa non ha funzionato? Nella nota relativa alla chiusura, Google che attualmente registra tassi di uso ed engagement piuttosto bassi e che il 90% delle sessioni dei suoi utenti durano meno di 5 secondi. Dal punto di vista delle metriche di prodotto, questa è l'emissione di un disastro, la missione, perdone. Intendiamoci, fa parte dello sviluppo prodotto di un'azienda queste dimensioni, procedere per tentativi di queste dimensioni, procedere per tentativi ed eventualmente fallimenti, ma il lungo penale di Google Plus trova in questi numeri la sintesi perfetta delle ragioni della sua morte. In cosa hanno sbagliato? Dunque ci sono tre aspetti rilevanti che hanno determinato questo esito. Non basta mettere insieme caratteristiche vincenti per fare un prodotto vincente.
non puoi imporre agli utenti un cambio radicale delle loro abitudini. Il graal dell'esperienza è unica su unica piattaforma che ha cominciato a cedere da tempo, lo sa anche Facebook. È chiaro, soprattutto dato che parliamo di aziende che basano il loro business sulla raccolta dati eh, Google Plus ha preso il meglio delle caratteristiche di Facebook e Twitter e le ha riunite in un solo prodotto. Dal punto di vista di un utente questo non significa necessariamente soddisfare tutte le esigenze possibili, per almeno due ragioni: a, se scelgo social diversi è perché voglio esperienze diverse, e b, troppe caratteristiche confondono soprattutto gli utenti alle prime armi. 3, serve la capacità di attrarre clienti business. Purtroppo parliamo di un serpente che si morde la coda. Ci sono stati casi straordinari di successo nelle collaborazioni con i brand, ma per quanto il valore di Google Plus per le aziende sia anche nell'esposizione generale che possono ricavare sul motore di ricerca di Google, la varietà è che la verità è che il cuore di un'esperienza sociale aziendale, cioè l'intenzione utenti brand, non può trovare spazio dove non c'è engagement da parte degli utenti. Allora perché Google ha speso tempo su Google Plus? Perché è Google e questa è da sempre la loro strategia di prodotto. Hanno un approccio di startup con cicli di prodotti a rilasci frequenti, eventuali cambiamenti di rotta, fallimenti e riavvii del ciclo di prodotto stesso. Detto in soldoni, se è vero che chi trova se è vero che chi non fa non sbaglia, Google ha fatto dello sbaglio delle lezioni imparate la sua cifra di sviluppo prodotto. Ogni servizio dismesso è in realtà un prezioso insieme di informazioni acquisite e imparate. Addio, arrivederci. La chiusura di Google Plus segna dunque l'addio definitivo di Google ai suoi soci media. Non è detto. Sul piano ci sono ancora moltissimi temi in cui Google potrebbe fare la differenza o quantomeno giocarsela, dalla realtà virtuale alla community legata ai gamer. C'è spazio di manovra, c'è tempo per sbagliare e ripartire. Bene, va bene. Allora vi ho letto a sommi linee un mucchio di vi dico che Orkut sta su Ello. Ello è diventata un'applicazione per cellulare, come anche lo è diventata fotoblog, che molti utenti si lamentano di non poter rientrare nel vecchio conto fotolog perché attraverso il cellulare possono aprire un nuovo conto ma non accedere al vecchio conto. Vi ho parlato delle reti sociali cinesi e di come sia difficile iscriversi se non si sa il cinese e non si mette il numero del cellulare. Io ho parlato delle reti sociali russe. Io sono iscritto a vcontact, vk, e c'è anche ru, però non mi si fila nessuno perché la maggior parte parlano in russo o in ucranio o in idiomi slavi della ex unione sovietica, sovietica, la confederazione di stati russi. Grazie di avermi seguito sin qui. Ormai mi sto confondendo perché sto facendo ormai 64 minuti di streaming, ma rimane il mio dubbio. Allora, così come ieri vi ho chiesto nel video che ho registrato la mattina cosa ne pensavate di farlo e di condividerlo affinché altre persone possano commentarlo, in questo video concludendo questo video vi ripeto la stessa petizione. Cosa ne pensate? Adesso che chiudono Google Plus, a quando toccherà ad Android? Secondo voi dismetterà di funzionare Android perché il sistema operativo Nokia Asha 302, l'S40, non ha più il supporto della Nokia? Eppure nel 2013 e fine 2013, inizio 2014, 2015 anche, promettevano che non abbandonavano i Nokia Asha. E io per questo ho comprato il Nokia Asha a mia madre, che poi me l'ha dato a me, e lei si è comprato un Genius Touch. La corrente d'aria. Lei si è comprato un Genius Touch Nossa, del quale ho fatto almeno un tutorial, andatevelo a vedere. Quindi è rimasto senza supporto il Nokia Asha 302. Può rimanere senza supporto secondo voi un cellulare
Android? Speriamo di no, speriamo vivamente di no, però aspetto i vostri commentari, commentate, soprattutto condividete i video per raccogliere opinioni, e poi magari facciamo un hashtag no alla chiusura di Google Plus o qualcosa del genere, eppure un hashtag no alla chiusura di Android. Però mi raccomando, voglio sapere la vostra opinione su questo video e condividete questo video. Io intanto lo salverò in i miei videomessaggi preferiti, ecco qua. E adesso, dopo, quando potrò, metterò l'anteprima qua, i video consigliati, e poi anche nei riquadri le anteprime dei miei video più visti. E mi raccomando, sono disoccupato, prima o poi mi abbandonerà, spero più tardi possibile, questo computer da scrittorio del 2010. Mi raccomando, guardate tutti i miei video, fatemi aumentare le ore di visualizzazione, fatemi raggiungere le 4000 ore, in modo che io possa con tutte e tutti voi continuare a fare video con un nuovo pc, non il pc di Enrico Berlinguer. E soprattutto mi raccomando, non lasciate di seguirmi in Instagram. Io qua vi ho dato nella descrizione del video, e se voi cercate c'è Instagram, ci sono i miei link di Instagram, come potete vedere. Per esempio, guardate, ve lo scrivo di nuovo, ecco qua, l'ho scritto nel chat. E poi mi raccomando che i miei video sono tutti, potete utilizzare interamente o parzialmente uno o più dei miei video, perché come dico nel chat sono tutti in licenza attribuzione di Creative Commons, riutilizzo consentito. Se volete fare delle parodie con dei miei video o ad utilizzare brani dei miei video per parlare di certi argomenti, cercate nel mio canale per tematiche, cercate nel mio canale nelle cartelle di riproduzione, o cercate spesa cellulari nel mio canale, scegliete il video, scaricatelo, e con l'editore di video, perché adesso YouTube è da molto che ha dismesso di avere l'editore online, potete riutilizzare i miei video perché sono tutti in licenza attribuzione di Creative Commons, riutilizzo consentito. Ci sono dei miei tutorial sui cellulari che vi interessano, o sull'elettronica, o che parlo di politica o di qualsiasi cosa, allora riutilizzate i miei video, che compartiremo magari le entrate. E mi raccomando, soltanto questo, in descrizione dovete mettere il nome del canale, del mio canale Sant'Enchan, con il link e il titolo del video o dei video che utilizzerete con i relativi link. E poi i miei video sono in Common Creative Attribution, quindi in licenza attribuzione di Creative Commons, utilizzo, riutilizzo consentito, li potrete riutilizzare. Adesso vi lascio, grazie di avermi seguito, alla prossima, perché veramente adesso siete in due spettatori, mi dispiace lasciarvi, ma sono già un'ora e 10 minuti e sono stanco, già faccio delle papere, quindi poi il mio cellulare già si sarà surriscaldato come un tegame per friggere uova, una pentola per bollire la pasta. E mi raccomando, grazie di cuore di avermi seguito in questa avventura. Guardate anche il mio video su Pombagira, che è un video satirico. Spero che vi piacciono i video satirici, chiaramente.
ecco qua, adesso ho sistemato. Mi raccomando, ditemi cosa ne pensate. Chiuderà anche Android? Lasciate il vostro commentario e compartite il video affinché anche altri possano eh, condividerlo. Ecco qua il mio ultimo video che ho parlato di Google Plus e quello di Pombagira che vi lascio eh, nel chat, vi lascio il link. Allora vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Adesso sono già 72 minuti. Arrivederci, se no non la finisco più. Vi consiglierò i video, guardateli nei riquadri. Ciao, ciao a tutti quelli che hanno partecipato nel chat. Ciao a The Golden Yigen, ciao a Samantha, ciao a Alessandro Arcangeli, ciao a Claudio Wolf, ciao a Amleta Blom che vedrai questo video. Ciao a tutti quanti voi, ciao ciao. E in un altro video, come mi ha chiesto Samantha, vi parlerò dei miei anelli. Poi non so se ce n'ho qualcun altro da farvi vedere, ma in un altro video farò un video apposta per i miei anelli. Soltanto se lascerete sufficienti commentari a questo video e ai miei video anteriori, condividendo i video perché anche altri possano commentarli, perché altrimenti tratterò di un altro tema. Se voi volete che io parli dei miei anelli invece che di un altro tema, allora condividete questo e i miei ultimi video commentandoli e dite alle persone, molte con i quali e con le quali condividerete i miei video, di commentarli e di condividerli a molte più persone perché li possano commentare. Aiutatemi a raggiungere le 4000 ore di visuals perché sono disoccupato e voglio che YouTube mi paghi. Vi ringrazio a tutte e tutti voi, così cambio il computer, il cellulare, tutto, magari cambio anche affitto, mi compro una macchina elettrica e vado in giro filmando, perché questa mi funziona solo se la collego a un qua c'è un porto d'entrata che sembra per la cuffia, per sembra av, no, dice av, sembra per dell'auricolare, sembra questo, ma non è della cuffia, è per l'uscita di video. E quello che succede è che lo schermo non funziona più, come vedete. Allora da un televisore analogico che c'ha riesco a vedere e a filmare col comando, ma non funzionando più lo schermo non funzionano più i controlli digitali e quindi non posso accedere direttamente. Devo fare la filmazione con il comando e poi cancellare gli archivi, e quindi è difficile, non posso uscire in strada con questo. Molti mi hanno chiesto di filmarmi in un esterno, di cambiare location e di cambiare formato. Ebbene, io parlerò dei miei anelli se commenterete in quanti più possibile i miei ultimi video e li condividerete affinché altri li commentino e direte alle persone con le quali condividete il video di condividerli a loro volta perché altri possano commentarli. Più commentari ci saranno ai miei ultimi video, ma anche a qualsiasi mio video, e più sarà condiviso e più probabilità ci sono, cara Samantha, che io parli dei miei anelli e di qualsiasi altra cosa. Poi chiedetemi i temi dei quali vi piacerebbe che io vi parli, come ha fatto Samantha che vuole che io parli dei miei anelli. Eh, qua dice Samantha, ciao, parlaci dei tuoi anelli. Ciao Samantha, adesso vi lascio a tutte e tutti voi, sto già impaperandomi, incasinandomi un sacco, poi vi parlerò anche di questo. Che cos'è? Ciao, vedete? Ciao, se no non la faccio più, finita.